Lezione 1. Terapia artistica. Sembra fantastico. Hai seguito corsi di pittura di recente? Sì, l'ho fatto. Trovo che dipingere sia incredibilmente terapeutico. Immagino. È un ottimo modo per esprimere le emozioni e alleviare lo stress. Assolutamente. Ogni pennellata è come un allentamento della tensione. Ho sempre voluto provare a dipingere, sembra così rilassante. Dovresti assolutamente provarci. È liberatorio creare qualcosa da zero. Mi piacerebbe molto unirmi a te per una lezione un giorno. Sarebbe fantastico. Potremmo ispirarci a vicenda a esplorare la nostra creatività. Mi entusiasma l'idea di immergerci insieme nell'arte. Lezione 2. Gestire le distrazioni. Le interruzioni e le distrazioni durante il lavoro possono essere piuttosto impegnative. Sono pienamente d'accordo. Cerco di limitare l'uso dei social media per rimanere concentrato. Questa è una strategia intelligente. I social media possono facilmente distrarti dai tuoi impegni. Esatto. Trovo che impostare fasce orarie specifiche per controllare le notifiche sia utile. Dovrei provarci. Avere un piano può davvero aumentare la produttività. Certo. Ti permette di concentrarti su ciò che conta davvero. Condividiamo alcuni suggerimenti su come ridurre al minimo le distrazioni in modo efficace. Ottima idea. Insieme possiamo creare un ambiente più produttivo. Non vedo l'ora di mettere in pratica queste strategie. Lezione 3. Pianificare il prossimo viaggio. Per il nostro prossimo viaggio, avete qualche consiglio su come prepararci? Certamente. La prima cosa da fare è decidere la location. Ha senso. Scegliere una destinazione è fondamentale per tutto il resto. Sì, e una volta capito questo, possiamo pianificare le attività. Mi piace molto il fatto che ogni luogo abbia le sue avventure uniche da offrire. Assolutamente. È entusiasmante esplorare nuove culture ed esperienze. Consideriamo anche il periodo migliore per visitare il posto in base al meteo e agli eventi. Ottima idea. Può davvero migliorare la nostra esperienza complessiva. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare questo viaggio insieme. Lezione 4. Promuovere il cambiamento. Dobbiamo fare pressione sulle autorità affinché prendano i provvedimenti necessari in merito ai recenti problemi. Sì, speriamo in un cambiamento positivo. È fondamentale per la comunità. Assolutamente. L'advocacy può portare a miglioramenti significativi nella nostra vita. Credo che quando le persone si uniscono possano avere un impatto potente. Sì, è stimolante vedere le comunità unirsi per una causa comune. Restiamo informati sulle prossime iniziative che possiamo sostenere. Ottima idea. Partecipare ad azioni locali può amplificare le nostre voci. Insieme possiamo contribuire a realizzare i cambiamenti che vogliamo vedere. Non vedo l'ora di far parte di questo movimento positivo. Lezione 5. Affrontare le sfide. Prima di entrare in determinati luoghi è importante comprendere le regole.
Interessante. Hai incontrato difficoltà durante i tuoi viaggi? Sì, in alcune zone non ero a conoscenza di particolari usanze importanti. Può essere complicato. Conoscere l'etichetta locale è essenziale per interazioni fluide. Assolutamente. Ho imparato a mie spese che alcuni comportamenti possono essere considerati irrispettosi. Immagino. È sempre meglio informarsi in anticipo. Sì, ci aiuta a evitare malintesi e a goderci le nostre esperienze. Assicuriamoci di prepararci bene per la nostra prossima avventura. Sono assolutamente d'accordo. La preparazione è fondamentale per viaggiare con successo. Lezione 6. Esperienza culinaria. Ciao. Hai già mangiato in questo ristorante dell'hotel? No, è la prima volta che ci vado. Hanno buone recensioni? Sì, ho sentito grandi cose sul loro menù e sul loro servizio. È incoraggiante. Non vedo l'ora di provare qualcosa di nuovo. Penso che adorerai le loro specialità, i sapori sono presumibilmente fantastici. Sembra perfetto. Sono sempre pronto per un'avventura culinaria. Diamo un'occhiata al menù e vediamo cosa cattura la nostra attenzione. Sì, non vedo l'ora di scoprire quali deliziose opzioni offriranno. Non vedo l'ora di gustare insieme un ottimo pasto. Lezione 7. Fare passi avanti. Procedi un passo alla volta e ci arriverai. Temo però che non riuscirò a tenere il passo con tutto. È del tutto naturale sentirsi sopraffatti, ma scomporre il problema aiuta. Ha senso. Concentrarsi su un compito alla volta può alleviare la pressione. Esatto. I progressi si fanno a poco, e va benissimo così. Sì, devo solo ricordarmi di essere paziente durante il processo. Stai andando alla grande. Ricorda che è un viaggio, non una gara. Grazie. Apprezzo il tuo incoraggiamento, è davvero d'aiuto. Continuiamo a sostenerci a vicenda in questo viaggio. Lezione 8. Idee di riciclo creativo. Ci sono così tante cose da riciclare e riutilizzare, fantastico. Non vedo l'ora di scoprire quali idee creative riusciremo a inventare insieme. Sì, è incredibile come oggetti vecchi possano avere nuova vita con un po' di immaginazione. Mi piace l'idea di trasformare qualcosa di indesiderato in qualcosa di bello. Assolutamente. Non è solo ecologico, ma anche un progetto divertente. Facciamo un brainstorming su alcuni progetti che possiamo affrontare questo fine settimana. Sembra entusiasmante. Sono sicuro che ci verranno in mente idee originali. Sì, non vedo l'ora di diventare creativa e artigianale. Insieme possiamo creare qualcosa di veramente speciale. Lezione 9. Prenotazione anticipata. Si consiglia di prenotare almeno 24 ore in anticipo per assicurarsi il posto. Ottimo consiglio. Apprezzo sempre sapere quando è il momento giusto per pianificare. Sì, ci aiuta a evitare lo stress dell'ultimo minuto e ci assicura di non perderci nulla. Sono d'accordo. Pianificare in anticipo può davvero migliorare la nostra esperienza di viaggio. Inoltre, spesso ci offre opzioni e prezzi migliori.
Esatto. Mi piace sapere che tutto è sistemato prima di partire. Facciamo una lista di controllo per assicurarci di non dimenticare nessuna prenotazione. Ottima idea. Ci aiuterà a rimanere organizzati e preparati. Non vedo l'ora di partire per il nostro prossimo viaggio. Lezione 10. Trucco e stile. Ho notato che oggi indossi il trucco invece dei soliti pantaloni della tuta. Stai benissimo. Grazie. Ho deciso di prendermi cura del mio aspetto oggi, anche se solo per le commissioni. Si vede davvero. Hai sempre il dono di rendere eleganti anche gli outfit più semplici. Lo apprezzo. Credo che un po' di trucco possa aumentare la mia autostima. Assolutamente. È incredibile quanta differenza possa fare nel nostro stato d'animo. Sì, ho seguito la carriera di Didrikson e le sue controverse opinioni sugli standard di bellezza. Interessante. È importante discutere di come le aspettative sociali ci influenzano. Certo. Si tratta di trovare un equilibrio tra espressione di sé e comodità. Ammiro il tuo punto di vista, tutto ruota attorno a ciò che ti fa sentire bene. Lezione 11. L'entusiasmo del gioco. Voglio davvero provare il nuovo gioco di corse e quello d'avventura. Sembra entusiasmante. Ho sentito grandi cose su entrambi i giochi. Sì, la grafica è stupenda e adoro il modo in cui il gameplay è immersivo. Sono d'accordo. I giochi di corse sono sempre emozionanti, soprattutto quando puoi competere con gli amici. E i giochi d'avventura hanno spesso storie molto ricche e ambientazioni meravigliose. Esatto. È come entrare in un mondo completamente nuovo. Organizziamo presto una serata di gioco per provarli insieme. È un'idea fantastica. Non vedo l'ora di scoprire chi vincerà la gara. Sarà uno spasso. Non dimenticatevi di portare anche qualche spuntino. Lezione 12. Gestione delle interruzioni. Le interruzioni e le distrazioni durante il lavoro possono davvero compromettere la produttività. Capisco perfettamente. Cerco di limitare l'uso dei social media per rimanere concentrato. Che strategia intelligente! I social media possono essere una vera perdita di tempo. Sì, è importante creare un ambiente che riduca al minimo le distrazioni. Ho scoperto che impostare orari specifici per controllare le notifiche è molto utile. Assolutamente. Gestire il mio tempo in modo consapevole fa un'enorme differenza. Condividiamo altri suggerimenti su come restare concentrati in un mondo pieno di distrazioni. Ottima idea. Insieme possiamo trovare strategie efficaci per aumentare la nostra produttività. Non vedo l'ora di migliorare insieme le nostre abitudini di lavoro. Lezione 13. Pianificazione del viaggio. Per il nostro prossimo viaggio, avete qualche consiglio su come prepararci? Certamente. Il primo passo è decidere il luogo che vogliamo visitare. Sembra un ottimo punto di partenza. La scelta della destinazione dà il tono a tutto il resto. Sì, una volta capito questo, possiamo iniziare a pianificare attività e sistemazioni. Adoro il modo in cui ogni luogo offre esperienze e avventure uniche. Assolutamente.
È emozionante esplorare nuove culture e incontrare nuove persone. Consideriamo anche il periodo migliore per visitare il posto in base al meteo e agli eventi locali. Ottima idea! Può davvero migliorare la nostra esperienza complessiva. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare questo viaggio insieme. Lezione 14. Promuovere il cambiamento. Dobbiamo fare pressione sulle autorità affinché prendano i provvedimenti necessari in merito ai recenti problemi. Sì, speriamo in un cambiamento positivo. È fondamentale per la comunità. Assolutamente. L'advocacy può portare a miglioramenti significativi nella nostra vita. Credo che quando le persone si uniscono possano avere un impatto potente. Sì, è stimolante vedere le comunità unirsi per una causa comune. Restiamo informati sulle prossime iniziative che possiamo sostenere. Ottima idea. Partecipare ad azioni locali può amplificare le nostre voci. Insieme possiamo contribuire a realizzare i cambiamenti che vogliamo vedere. Non vedo l'ora di far parte di questo movimento positivo. Lezione 15. Preparazione alle visite. Prima di entrare in determinati luoghi è importante comprendere le regole. Interessante. Hai incontrato difficoltà durante i tuoi viaggi? Sì, in alcune zone non ero a conoscenza di particolari usanze importanti. Può essere complicato. Conoscere l'etichetta locale è essenziale per interazioni fluide. Assolutamente. Ho imparato a mie spese che alcuni comportamenti possono essere considerati irrispettosi. Immagino. È sempre meglio informarsi in anticipo. Sì, ci aiuta a evitare malintesi e a goderci le nostre esperienze. Assicuriamoci di prepararci bene per la nostra prossima avventura. Sono assolutamente d'accordo. La preparazione è fondamentale per viaggiare con successo. Lezione 16. Supportare gli atleti. Nel corso degli anni, la risposta alla necessità percepita di aiutare gli atleti ad allenarsi e a competere negli sport internazionali è stata piuttosto significativa. Sì, è fondamentale fornire agli atleti le risorse di cui hanno bisogno per avere successo sulla scena mondiale, tra cui strutture di allenamento e coaching. Assolutamente. Questo supporto non solo migliora le loro prestazioni, ma contribuisce anche al loro benessere generale e al loro sviluppo come individui. Credo che investire in programmi sportivi possa promuovere un senso di comunità e di orgoglio, soprattutto quando gli atleti locali competono a livello internazionale. Esatto. Quando le comunità si uniscono per sostenere i propri atleti, si crea un'atmosfera stimolante che motiva tutti i soggetti coinvolti. Sì, e incoraggia i giovani a dedicarsi allo sport, sapendo di avere il sostegno della comunità e le risorse a loro disposizione. Penso che sia importante riconoscere la dedizione che questi atleti mettono nel loro allenamento, spesso sacrificando altri aspetti della loro vita. Certamente. Il loro impegno e la loro perseveranza meritano riconoscimento e ammirazione, perché rappresentano lo spirito sportivo. Sono entusiasta di vedere come il continuo sostegno e investimento nello sport possano portare a risultati ancora più grandi in futuro. Lezione 17. Acquisto degli ingredienti. Mentre siamo al mercato, mi assicurerò di prendere dei cetrioli per l'insalata e alcune di queste spezie come aglio, prezzemolo, zenzero e cipollotti. Sembra un abbinamento delizioso. Gli ingredienti freschi possono davvero esaltare un piatto e aggiungere un tocco di sapore.
Esatto. Credo che usare verdure ed erbe fresche possa rendere una semplice insalata un piatto gourmet appagante. Sì, e queste spezie porteranno un aroma meraviglioso in cucina, esaltando al contempo il sapore generale del pasto. Non potrei essere più d'accordo. Cucinare con ingredienti freschi non è solo gustoso, ma anche una scelta più sana per i nostri pasti. Assolutamente. Adoro quanto possa essere vivace e colorata un'insalata con tutte quelle verdure fresche ed erbe aromatiche mescolate insieme. Credo che dovremmo anche prendere in considerazione l'aggiunta di proteine all'insalata per renderla più sostanziosa. Ad esempio, pollo alla griglia o ceci potrebbero andare bene. Ottima idea. Aggiungere proteine ne migliorerà sicuramente il valore nutrizionale e lo renderà un pasto completo. Non vedo l'ora di preparare insieme questa insalata, sembra che sarà un piatto delizioso da condividere. Lezione 18. Obiettivi di fitness. È fantastico trovare una routine che renda più facile raggiungere i propri obiettivi di fitness. La costanza è sicuramente fondamentale. Assolutamente. Hai qualche suggerimento su come posso variare di più i miei allenamenti? Sì, consiglio di provare diversi tipi di esercizi, come l'allenamento di forza, il cardio e gli allenamenti di flessibilità, per mantenere l'allenamento interessante. Sembra un approccio intelligente. Variare la routine può prevenire la noia e aiutare a far lavorare efficacemente diversi gruppi muscolari. Esatto. Potresti anche prendere in considerazione l'idea di iscriverti a corsi di gruppo o provare nuovi sport, può rendere l'allenamento più piacevole. Adoro quest'idea. Avere un lato sociale può davvero motivarmi a impegnarmi e a spingermi oltre. Sì. Inoltre, è sempre divertente imparare nuove competenze e mettersi alla prova in modi diversi. Non vedo l'ora di esplorare queste opzioni e scoprire cosa funziona meglio per me per raggiungere i miei obiettivi di fitness. Non vedo l'ora di sentire i tuoi progressi. Continuiamo a essere responsabili l'uno dell'altro e condividiamo le nostre esperienze lungo il percorso. Lezione 19. Osservazioni meteorologiche. A volte le giornate nuvolose possono portare con sé un umore cupo, se non ci sono giornate di sole, le persone spesso si sentono molto depresse. Sì, è interessante come il meteo possa influenzare le nostre emozioni e la nostra salute mentale in generale. L'aria pesante può far sembrare tutto più pesante. Esatto. Penso sia importante trovare modi per sollevare il morale durante quelle giornate uggiose, magari attraverso attività che ci piacciono in casa. Assolutamente. Dedicarsi a qualche hobby o trascorrere del tempo con i propri cari può aiutare ad alleviare gli effetti del maltempo. Credo che uscire a prendere un po' d'aria fresca, anche nelle giornate nuvolose, possa fare la differenza anche sul nostro umore. Sì. La natura ha il potere di rimetterci in equilibrio, e a volte anche solo una breve passeggiata può essere rigenerante. Credo che avere uno spazio accogliente e illuminato da luci calde possa fare un'enorme differenza nel creare un'atmosfera positiva in casa. Assolutamente. Un po' di creatività nel nostro ambiente può aiutare a contrastare gli effetti dei cambiamenti stagionali sulle nostre emozioni. Sono contento che ne stiamo parlando. È importante essere consapevoli di come il meteo ci influenza e adottare misure proattive per rimanere positivi. Lezione 20. Colori festivi. Il rosso e il verde sono i colori tradizionali del Natale che incarnano appieno lo spirito festoso del periodo, delle feste. Assolutamente. Sono così vivaci e allegri, e portano immediatamente un senso di calore e gioia a qualsiasi festa. Adoro come questi colori siano onnipresenti durante il periodo natalizio.
dalle decorazioni al cibo e perfino nella carta da regalo. Sì, crea davvero un'atmosfera magica, soprattutto se abbinata a luci scintillanti e musica festosa. Ricordo quanto mi emozionavo da bambino quando vedevo le decorazioni installate, sembrava il segnale che il Natale era vicino. Anche io. Quei ricordi d'infanzia pieni di attesa e gioia rendono il periodo natalizio ancora più speciale. Penso che sia meraviglioso come queste tradizioni continuino a essere tramandate, mantenendo vivo lo spirito del Natale per le nuove generazioni. Assolutamente. L'obiettivo è creare ricordi duraturi e godersi il tempo trascorso con la famiglia e gli amici durante le vacanze. Non vedo l'ora di immergermi nello spirito delle feste quest'anno e di creare nuovi ricordi pieni di risate e amore. Lezione 21. Pratiche sostenibili. È una buona idea prenotare in anticipo, soprattutto durante l'alta stagione estiva, quando la domanda di viaggi sale alle stelle. Assolutamente. Pianificare in anticipo può farti risparmiare un sacco di stress e potenzialmente garantirti tariffe migliori su alloggi e voli. Sì, e ci consente anche di avere più opzioni tra cui scegliere, assicurandoci di trovare la soluzione più adatta alle nostre esigenze e al nostro budget. Esatto. È utile avere tutto organizzato in anticipo, così possiamo concentrarci sul goderci il nostro tempo libero senza preoccupazioni. Sono completamente d'accordo, l'attesa di un viaggio fa parte dell'emozione, e avere cura di quei dettagli rende il tutto ancora migliore. Sì. Inoltre, ci dà il tempo di fare ricerche ed esplorare la nostra destinazione, creando un'esperienza di viaggio più arricchente. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare la nostra prossima avventura. Valutiamo presto le nostre opzioni. Assolutamente. Prima iniziamo, più emozionante sarà il nostro viaggio, perché creeremo insieme ricordi indimenticabili. Non vedo l'ora. Brindiamo a viaggi ben organizzati e a tutto il divertimento che ci aspetta lungo il cammino. Lezione 22. Ecosistemi della foresta pluviale. Grazie all'elevata piovosità, questa zona è ricoperta da una vegetazione fitta e rigogliosa, creando un ambiente bellissimo e vivace. Assolutamente. L'abbondanza di pioggia favorisce un ricco ecosistema che ospita una varietà di piante e animali, rendendolo un paradiso per gli amanti della natura. Sì. Trovo affascinante come questa vegetazione rigogliosa contribuisca alla salute generale dell'ambiente, migliorando la qualità dell'aria e la biodiversità. Esatto. È una testimonianza dell'importanza delle foreste pluviali e del loro ruolo cruciale nella regolazione del clima e nel sostegno della fauna selvatica. Credo che proteggere queste aree sia essenziale affinché le generazioni future possano godere della bellezza e dei benefici che la natura offre. Assolutamente. È stimolante vedere come le comunità possano unirsi per promuovere iniziative di conservazione e pratiche sostenibili. Non vedo l'ora di esplorare meglio questa zona. Organizziamo un'escursione per apprezzare appieno i paesaggi mozzafiato e la varietà degli ecosistemi. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di immergerci nella natura e ammirare la bellezza che deriva da tutta quella pioggia. Sì. Brindiamo all'apprezzamento e alla protezione del nostro mondo naturale, godendo di tutte le sue meraviglie. Lezione 23. Piani di viaggio e attrazioni. Ottima mossa! Ci sono attrazioni o attività specifiche che vorresti fare durante il nostro viaggio? Voglio assolutamente visitare i siti storici locali. Conoscere la cultura e la storia di un luogo può essere molto arricchente.
Sembra fantastico. Mi interessa anche esplorare sentieri e parchi naturali. È un modo meraviglioso per ammirare le bellezze naturali della zona. Sì, e possiamo dedicarci ad attività all'aria aperta come l'escursionismo o il ciclismo, che sarebbero un modo divertente per mantenersi attivi durante il viaggio. Assolutamente. Usare i mezzi pubblici può anche arricchire la nostra avventura e aiutarci a interagire di più con la gente del posto. Esatto. Ogni esperienza aggiungerà profondità alla nostra storia di viaggio e creerà ricordi indimenticabili insieme. Credo che dovremmo anche ritagliarci del tempo per rilassarci in un bar o in un ristorante locale, per assaporare davvero la cucina locale. È un'idea fantastica. Scoprire la gastronomia locale può essere uno dei momenti più belli di ogni viaggio. Non vedo l'ora di organizzare questo viaggio. Raccogliamo idee e cerchiamo i periodi migliori per partire. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Lezione 24. Ricchezze culturali. Sapete, quando parliamo delle cattedrali della Gran Bretagna, è affascinante come esse, insieme alla nostra letteratura e alla nostra lingua, siano tutte testimonianze della ricchezza culturale del paese. Assolutamente. Ogni cattedrale non solo vanta un'architettura straordinaria, ma racconta anche storie di storia, arte e fede che hanno plasmato la comunità nel corso dei secoli. Sì, e si può davvero percepire la dedizione e la maestria impiegate per costruire queste magnifiche strutture, il cui completamento richiede spesso decenni. Sono d'accordo. È impressionante come queste cattedrali abbiano resistito alla prova del tempo, fungendo sia da luoghi di culto che da punti di riferimento culturali. Esatto. Visitarli ci permette di apprezzare non solo la bellezza, ma anche il significato storico che rivestono nella narrativa britannica. Adoro questa connessione tra le strutture fisiche e le storie che rappresentano. Ogni visita è come fare un salto indietro nel tempo. Assolutamente. E quando leggiamo testi che fanno riferimento a queste cattedrali, approfondiamo la nostra comprensione del contesto culturale in cui gli autori scrivevano. Sì, è un ricco intreccio di storia, arte e spiritualità che invita all'esplorazione e alla riflessione. Credo che dovremmo organizzare un viaggio per esplorare alcune di queste cattedrali. Viverle di persona sarebbe davvero arricchente. Lezione 25. Costruire strutture. Ho pensato ai metodi di costruzione utilizzati nel sud-ovest degli Stati Uniti, in particolare al modo in cui le strutture vengono tenute in posizione tramite pali di legno. Che argomento interessante! È straordinario come tecniche tradizionali come queste si siano adattate al clima e al terreno unici della zona. Sì, i pali di legno forniscono stabilità e sostegno e sono spesso utilizzati in vari tipi di strutture, come case e rifugi. Assolutamente. È affascinante vedere come questi metodi riflettano sia i materiali disponibili che le pratiche culturali delle persone che vivono lì. Penso che sia importante comprendere come tali tecniche creino un forte legame tra gli abitanti e il loro ambiente. Sì, e sottolinea anche l'importanza della sostenibilità. Utilizzare risorse locali può aiutare a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'edilizia. Sono pienamente d'accordo. Investire in metodi di costruzione tradizionali può preservare il patrimonio culturale, adattandosi al contempo alle esigenze moderne. Certamente. Approfondiamo la ricerca su queste pratiche e su come plasmano l'identità delle comunità del sud-ovest degli Stati Uniti. Sono emozionato. Approfondire la conoscenza di questi metodi di costruzione può approfondire la nostra comprensione del rapporto tra le persone e la loro terra. Lezione 26. L'entusiasmo delle feste.
scorrono giù per le scale emozionati. È una gioia immensa vedere l'attesa sui loro volti quando si rendono conto che ci sono tanti regali sotto il nostro albero. Sì. La magia delle feste è davvero speciale e l'emozione di scartare i regali unisce tutti. Mi piace molto il modo in cui lo spirito di donazione crea un'atmosfera così calda, rendendo le festività un momento in cui la famiglia e gli amici si incontrano. Assolutamente. Sono quei piccoli momenti pieni di risate e allegria che rendono il periodo natalizio così memorabile. E penso che la gioia di scoprire cosa c'è dentro ogni regalo possa essere contagiosa, facendo sentire tutti di nuovo bambini. Sì, è incredibile come le tradizioni delle feste possano generare tanta felicità e unità tra i membri della famiglia. Credo che sia importante apprezzare questi momenti, ci ricordano ciò che conta davvero, l'amore e i legami. Non potrei essere più d'accordo. Catturiamo questi momenti di gioia con la fotocamera, così potremo riguardarli con affetto negli anni a venire. Ottima idea! Documentare queste celebrazioni ci permetterà di rivivere la gioia e la nostalgia delle feste. Lezione 27. Scelte ecocompatibili. Certamente. Inoltre, fa bene alle piante e all'ambiente scegliere metodi sostenibili, ove possibile. Sono pienamente d'accordo. Fare scelte ecosostenibili può avere un impatto positivo sia sulla nostra salute che sul benessere del pianeta. Esatto. Ad esempio, l'utilizzo di fertilizzanti organici e metodi naturali per il controllo dei parassiti può contribuire a mantenere sani i nostri giardini. Sì, e queste pratiche non solo apportano benefici alle piante, ma proteggono anche gli insetti utili e promuovono la biodiversità nell'ecosistema. Credo che promuovere un ambiente sano possa portare a raccolti migliori e giardini più rigogliosi nel lungo periodo. Assolutamente. Si tratta di creare un equilibrio che sostenga sia le nostre attività di giardinaggio sia la fauna selvatica locale che abita la zona. Sono entusiasta di poter adottare pratiche più sostenibili nel mio giardino. È gratificante contribuire positivamente al nostro ambiente. Ottima mentalità. Condividiamo consigli e idee su come possiamo entrambi migliorare i nostri giardini in modo sostenibile. Mi piacerebbe tantissimo. Insieme possiamo creare spazi meravigliosi, non solo piacevoli, ma anche benefici per l'ambiente. Lezione 28. Emozione teatrale. Forza! Lo spettacolo sta per iniziare e sento già l'eccitazione nell'aria. Sarà uno spettacolo incredibile. Non vedo l'ora. L'attesa per uno spettacolo teatrale dal vivo è sempre emozionante. L'energia del pubblico contribuisce a creare l'atmosfera. Assolutamente. C'è qualcosa di magico nel vedere attori di talento dare vita a una storia proprio davanti ai nostri occhi. Sì, e non vedo l'ora di vedere come il regista ha interpretato la sceneggiatura. Ogni produzione offre una svolta unica alla narrazione. Esatto. È affascinante vedere come diversi elementi, dalla scenografia all'illuminazione, possano influenzare l'esperienza complessiva. Sono d'accordo. Adoro immergermi nel mondo che creano. È come entrare in un'altra realtà per un paio d'ore. E non dimentichiamo la musica e gli effetti sonori, svolgono un ruolo fondamentale nel definire il tono e arricchire la storia. Assolutamente. Credo che ogni dettaglio contribuisca alla magia del teatro, rendendolo un'esperienza totalmente immersiva. Sono entusiasta di condividere questa esperienza con voi. Godiamoci ogni momento e poi discutiamo i nostri pensieri.
Lezione 29. Stress lavorativo. Ehi, hai notato quanto sia stressante il lavoro ultimamente? Sembra che tutti sentano la pressione. Sì, certo. Il carico di lavoro è aumentato notevolmente e sta mettendo a dura prova tutti noi. Esatto. Penso che sia importante trovare modi per gestire lo stress per mantenere il nostro benessere e la nostra produttività. Assolutamente. Fare delle pause e praticare la consapevolezza può davvero aiutare ad alleviare parte di quella pressione. Sono pienamente d'accordo. Anche brevi passeggiate o tecniche di rilassamento possono fare una grande differenza nel modo in cui gestiamo lo stress. Sì, ed è fondamentale sostenerci a vicenda in questi tempi frenetici. Un piccolo incoraggiamento può fare molto. Credo che dovremmo organizzare delle attività di team building per aiutare tutti a rilassarsi e a riconnettersi. Ottima idea. Creare un ambiente positivo può aumentare il morale e favorire la collaborazione. Non vedo l'ora di vedere come possiamo implementare questi cambiamenti. Renderanno il nostro posto di lavoro molto più piacevole. Lezione 30. Hobby e interessi. Ciao, hai degli hobby o interessi che ti appassionano anche al di fuori del lavoro? Sì, mi piace dipingere e suonare il pianoforte. Entrambe le attività mi permettono di esprimermi creativamente e di rilassarmi. Sembra fantastico. Ho sempre ammirato le persone che sanno creare arte. Deve essere appagante vedere le proprie idee prendere vita. Lo è davvero. C'è qualcosa di magico nel prendere una tela bianca e trasformarla in qualcosa di significativo. Immagino. E suonare il pianoforte deve essere anche un ottimo modo per canalizzare le proprie emozioni attraverso la musica. Assolutamente. Adoro come la musica riesca a trasmettere emozioni che a volte le parole non riescono a esprimere, rendendola una potente forma di espressione. Mi piacerebbe molto vedere alcune delle tue opere o ascoltarti suonare qualche volta. Deve essere un'esperienza incredibile. Sarò felice di condividerlo. Organizziamo una giornata in cui posso mostrarti i miei ultimi dipinti e suonarti qualche canzone. Sembra un piano perfetto. Non vedo l'ora di immergermi nel tuo mondo creativo e apprezzare il tuo talento.